Abbiamo iniziato per Irma. Ciao Elena. Ciao, ciao ciao a tutti. Abbiamo preso Elena all'ultimo che sta per partire in Svizzera. Non è vero. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, e lei è Irma, ma è un uomo che sta, mm, sta scavando, mm, mm, non so, non mi viene la parola. Comunque col picchetto sta rompendo un terreno che è un po' anche duro, nel senso ci sono anche delle rocce perché è un cercatore d'oro. Nel senso lui lavora mm, per un'azienda Una che ditta. cerca oro, sì. Sì, e quindi è lì che fa fatica al caldo con questo picchetto grosso. Sì, penso sia una vita passata. Come finisce questa vita? Finisce che muore molto presto, nel senso ai 62 anni di sfinimento, nel senso che il corpo è troppo degenerato dal lavoro perché faceva un sacco di ore. Ah, Ti dà l'autorizzazione Irma? sì. Perché ci fa vedere questa vita? Allora, mentre mi faceva vedere questa vita, era come se mentre lui lavorava, mentre lui cercava le pepite d'oro, era come se cercando le pepite d'oro cercasse le sue interferenze, i suoi blocchi. Cioè, mentre lavorava era come se lui, mentre scolpiva la pietra, volesse trovare nella roccia quali erano le sue difficoltà. Diciamo, nella mente aveva questo pensiero. E quindi è come se adesso volesse, cioè con la sessione di oggi l'avesse paragonato a quel momento lì, l'avesse riconosciuto come quel momento, no? Di andare a scavare e cercare le sue difficoltà. Scaviamole e cerchiamole, vediamo la Mhm. vibrazione. 18 miliardi. Consapevolezza. 134. Anima. 51. Vite precedenti. 2249. Cervello. 9.1. Irma ha fatto una sessione con me tanto tempo fa, vediamo se ci sono ancora eteriche, entità eteriche. Allora c'è un falconiforme e un leonide anche. Mm. Sì. EDL? E di L ce n'è uno. Ok, Mhm. entità mentali. Allora, ce n'è una di livello 2, una di livello 3 e allora ce n'è, sto guardando perché quella di livello 5 sto cercando, mi sembra molto debole, quindi potrebbe essere vecchia. Vediamola. Mhm.
È un 5 comunque, Un non 5. diventa 3, 4. No, no, 5. Cioè, rispetto alle altre è come se le vedessi sbiadita, no? Mhm. No, penso sia vecchia. Comunque, ehm, ok, sì, molto evidente. È quell'entità mentale che fa sì che Irma debba avere tutto, come se dovesse avere tutto sotto controllo. Quindi fa sì che lei, ehm, quando si relaziona, è come se avesse il discorso già preimpostato. Non so se ho reso l'idea. E perché sta sparendo? Sta sparendo perché è un po' migliorata questa cosa, nel senso che eh, deve avere ancora tutto sotto controllo, ma non così, nel senso a volte capita che invece fa le cose senza controllarle e quindi inizia a essere meno potente, meno presente l'entità mentale. Mm. Però succede non perché lei si sia accorta, ma succede perché è come se adesso fosse sbadata, più sbadata di prima e quindi ehm, mm, perde il controllo senza volerlo, no? 2. La 2 è quella che la rende molto timida a volte, quindi le fa proprio troncare la comunicazione, come l'esempio che ha fatto prima, no, di un suo amico che non vedeva da tantissimi anni, non l'ha salutato proprio. Ecco, quella è l'entità mentale di livello 2 che la fa questa timidezza perché lei è come se non si sentisse a suo agio, non si sentisse adeguata alla situazione e quindi proprio la evita. 3. La 3 è quella che le fa credere di non avere la memoria, glielo fa credere però, nel senso che è più questa sbadataggine che vedevo, no? Questo più essere. Mm, allora, c'è questa sua tendenza adesso rispetto ad anni fa ad essere più naturale, più spontanea, quindi di fare le cose come le vengono spesso, ok? Ma questa entità mentale di livello 3 trasforma questa sua libertà di fare le cose spontaneamente, quindi magari all'ultimo momento senza programmare, diciamo, gliela trasforma e le fa credere che sia la sua sbadataggine oppure che sia il suo non farci caso o dimenticare le cose. In realtà è la sua libertà di fare le cose nel qui e ora, quindi senza programmare, in maniera spontanea, animica. Quindi i problemi di memoria li abbiamo già trovati. Sì, I, mm, L'amico non salutato e quindi è la 2. diciamo. eh, Dov'è? Relazioni sociali Mm, scarse e l'abbiamo già sì, trovata. sì, Il falco, leone è un EDL, il capo è il leone. Invece le sì. eteriche, perché sono tornate? Quando? Allora, il leone è tornato circa un anno fa. Il falco fa di un anno e mezzo. Sì, un anno e mezzo più o meno. Mhm. Ehm, Quando è stata fatta, Irma, la tua sessione? Più o meno, se sai scrivermelo nella chat. allora, il falco è tornato perché direi più sulla sua. Sì, non è riuscita a mollare tanto il suo controllo e la sua sensazione di essere inadeguata,
ok? Quindi quando gli si abbassavano le vibrazioni in questo senso, il falco con i ricordi per le entità mentali che ovviamente non sono state tolte, il falconiforme è riuscito a tornare. E è quello che le presenta queste situazioni dove lei non riesce, che lei non riesce ad affrontare, diciamo, a livello relazionale, no? Quindi un amico che non riesce a salutare o cose così, dove mette il muro, quello che lei chiama muro. E Leonide proprio crea le situazioni per far sì che lei non possa agire liberamente, quindi le crea le situazioni dove lei si sente inadeguata, dove lei fa fatica a parlare, dove le fanno credere di perdere la memoria. Vabbè, ci sono impianti. C'è solo un impianto mentale che è come se fosse un ombrello ma al contrario, come se fossero le bacchette dell'ombrello ma al contrario. E E diciamo raccoglie l'acqua. non raccoglie l'acqua ma raccoglie le sue idee, i suoi pensieri, vengono tipo racchiusi lì e le vengono mandati altri pensieri, in maniera tale che lei agisca con i pensieri voluti dalle interferenze, dalle entità. Poi. No. Basta? No, hanno rimesso 2 impianti qua sul bacino intorno alla cresta iliaca, sono tipo 2 C. Quello e poi aspetta sui piedi. Ah, ecco, vedi dove c'è sulla luce proprio. Anche lì è come se ci fossero 2 stanghette sull'alluce, su 2 alluci. Ok, lei aveva un impianto nell'intestino che le creava stipsi e oggi non ha più. Sì, no, non c'è più. Perché non è tornato? Se sono tornate tante cose, perché quello non è tornato? Perché non sono tornate le interferenze legate a quell'impianto lì. È quasi come se avessero voluto allora, l'entità è come se avessero visto che il metodo che hanno usato prima, ok, le interferenze eteriche, il metodo che hanno usato prima non ha funzionato e quindi hanno cambiato stile, quindi hanno cambiato tipo di impianti e le abduction gliele fanno in un'altra maniera. Quante sono le abduction? Adesso sono molto rare, una ogni 2 o 3 mesi. Per mettere impianti, vedere la Sì, situazione. esatto, provare a vedere se va bene il metodo che stanno usando per prendere energia, esatto, fare proprio ogni tanto un check-up del loro Va bene, lavoro. un po' il check-up che stiamo facendo noi con Irma, stiamo Mhm, aggiornando la sua sessione dell'epoca sì. con le cose nuove di questa, quindi entità mentali Mm, viste, e vediamo il capitolo fiamma. L'altra volta sono state dette delle cose, oggi lo studio mio è andato molto più avanti di allora. mhm, Fiamma, 40 anni fa, ha una relazione, conosce questo uomo che, caso vuole, rivede come nonno, lei è nonna, a una mhm. festa di bambini, una cosa così. E ancora la fiamma? No, io non vedo proprio. Allora, se guardo loro due, vedo il buio. Fino a un certo punto, no? Poteva essere, allora, era la fiamma là, ok? Poi le loro vite sono state deviate. Poi è stato fiamma per un po', cioè da lì in poi è quasi come se pian piano svanisse. Ok, poi a un certo punto c'è il buio, quindi non vedo proprio loro due legati
come fiamme, no, no. Ehm, Non c'è la fiamma, ma c'è potenziale, ci sono delle fiamme grezze. Sì? Quante? Ok, ci sei, no? Sì, no, no. 5. Il loro status di essere grezze, il loro status di grezze, dipende da cosa. Da come, da dove si vuole focalizzare Irma, quindi creare proprio la fiamma, quindi è proprio da grezze, ok, man mano che lei focalizza cosa vuole nell'altra persona, quali sono le caratteristiche fondamentali che l'altra persona deve avere, man mano che le definisce, la fiamma allora si definisce anche, quindi mh, poi diventa reale, diventa una persona in carne e ossa. Allora, ti posso dire che c'è una potenzialità non troppo lontano da dove vive lei, direi stessa regione, Più a est, nord, sud, ovest. sud, un pochino più sud, Mm. stessa regione però. Possiamo anche dirle la regione, no? Irma. Ma è un Veneto. Mm, Lei sente di star bene da sola. Sei un esatto. po' contraddittoria, Irma. Il primo punto è la fiamma e poi mi scrivi che stai bene da sola. What? Diceva, È probabilmente per questo che la fiamma è cioè che non è ancora definita ed è potenziale, perché se lei non la crea, non la focalizza, non si appunto, il concetto di forma. questo discorso delle fiamme, cioè il discorso delle fiamme viene considerato a volte sempre in maniera passiva. Ah, Mi è stato detto, adesso sembra che siano o 2 o 3 anni fa la sessione, lei non si ricorda, mm, scarsa memoria. È stato detto che era la fiamma di 40 anni fa e quindi il fato ha deciso che quella fiamma lì, questa persona, questo uomo è un nonno, ha una famiglia, bla bla bla, cioè, e quindi il fato è avverso. No, non c'è il fato lo mm, lasciamo agli antichi, che poi oggi c'è il fato, perché il fato è Gesù, no? Alla fine Dio ha deciso che, no? mm, 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 mm. Un bambino è rimasto orfano perché i genitori sono morti in un incidente stradale e Gesù, Dio vuole e ha il disegno imperscrutabile e quant'altro. No, Mhm. non si subisce la realtà, si crea. Sì, E questo chi si crede di essere, eppure è così, funziona così. Questo è il grande assolutamente. segreto che hanno voluto toglierci da sotto il culo. Esatto. Mm, E noi siamo finiti col culo per terra perché il segreto, cioè la sedia, ci è stato tolto da sotto il mm, naso. Adesso noi costruiamo la sedia, mm. la facciamo come ci pare e piace, non prendiamo neanche una fatta, la costruiamo noi. Sì, Questo è assolutamente. l'unico messaggio che possiamo dare a Irma. Mm, sì. Quindi se lei vuole sta bene così e non è esperienza di questa vita che lei trovi la fiamma, questo implicherà che, diciamo, per quello che vediamo noi, per quello che stiamo vedendo adesso, che stiamo ricercando, abbiamo visto che un passaggio fondamentale sembrerebbe quello proprio di vivere con la propria fiamma, no? Ok, per Mhm. cercare vivere la dualità nell'uno. Ok, per tornare all'uno. Se lei in questa vita non vuole ancora fare questa esperienza, sarà per le altre vite poi. Però. Diamole una VIS, vibrazione, informazione, sveglia. Sì. Mhm. Prende. Sì, sì, la prende. La prende e nel momento in cui la prende lei vede che
quello che la blocca è la sua paura, la paura. La paura e mi fa vedere proprio a livello del suo corpo emotivo, emozionale, questa paura che è un po' generale, nel senso che riguarda questa cosa, riguarda le sue capacità medianiche, riguarda il fare esperienza, probabilmente riferito anche a queste due cose qua. Sì, lei ha paura di lasciarsi andare rispetto a questo argomento, rispetto alla fiamma, rispetto alle sue capacità medianiche. Beh, mi ha fatto proprio vedere la paura in generale. Mm. Capacità medianiche nel senso di vedere le Sì, cose? esatto, quelle che aveva da bambina. Mm. Vabbè. Era Stare il biondo, quello che vedeva da bambina ai piedi del letto? Sì, 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 assolutamente. Ok, tua madre è viva, Irma? Ok, la chiamiamo nel cinema con le due figlie. Mhm. Perché la madre è quella che le diceva, ok, e le diceva, sarà la nonna, no? Mhm. E lei sapeva che non era la nonna, era Sì. Astra Sheeran, uno coi capelli biondi, abbastanza ridicolo, coi capelli stile anni 80 da mignottone uomo, no? Mhm. E tutti, se vengono, le tre donne, quindi la madre e le figlie con la loro nonna, Mhm. Vic, se vengono. Se non Sì, sì. vengono... Ah, no, ah. no, ci sono, ci sono. Nella Vic c'è anche l'informazione, la I di informazione, e anche che se vogliono veramente fare un salto si devono vedere queste sessioni. Mm? Mhm. Facile, Ok. vincere facile, ti piace vincere facile, cioè vieni al cinema e poi ti cambia la vita. No, non cambia proprio niente, No, ti devi vedere le sessioni, devi fare un culo così, un mazzo assolutamente. tanto e dire un po' di parolacce che fanno tanto bene. A non dirle però. Assolutamente no. Dunque, la figlia, cui lei ha fatto i test di Skype, come la vedi? Incuriosita, un po' timorosa ad approcciare, ma incuriosita. L'altra adesso non lo so, ma è come se la vedessi un po' più in contrasto con la mamma, nel senso che tendenzialmente vuole fare le cose, cioè se la mamma fa una cosa lei fa l'opposto perché probabilmente inconsciamente l'ha fatto la mamma, no? Mm. Quindi la vedo un po' più restia a darsi questa opportunità. Adesso è qua, ascolta, ma è come se dice, vabbè, ok, ascolto, e poi boh, finisce lì. La madre? Mm. Eh, mm, troppo? È troppo per lei. Quindi È va un po' via. timorosa. Si spaventa proprio, la vedo proprio, sì, è troppo. Quindi se ne Mm. va? Sì, 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 non ce la fa proprio. Vorrebbe provare a rimanere, ma non ce la fa, è troppo, Ma la cioè Vic l'ha quasi va nel... presa? Sì. Quindi la risputa, cosa fa? No, è come se vede che cioè, mm, lo sa che è così, nel senso non è che mette in dubbio quello che vede, vede che è così, ma è troppo per lei. Cioè, in questo momento, affrontare che la verità è questa è troppo. Ecco. Va bene. Mm, Peccato, mm. perché la madre di Irma se ne va e adesso nello schermo del cinema chiamiamo il suo marito che è mancato, il padre. Vuole andarsene quindi? Sì, non ce la fa proprio, non ce la fa. Cioè, Ce la fa, vedo no? quasi che... No, no, va.
Vabbè, ognuno sceglie per sé. Mm. E chiamiamo il marito, il nonno delle due che sono rimaste, Mhm. padre di Irma. Mhm. Era stato, stato svuotato. Cioè lo vedo che arriva su una sedia a rotelle perché non riusciva più, da quanto il suo corpo era affaticato e svuotato, non riusciva più a stare in piedi. Cioè, così mi fa vedere, magari è simbolico, però vuole proprio farmi vedere che non riusciva neanche più a sostenere il suo corpo. Mm. Vic anche a lui. Sì. Mm. Che fa? Sì, con la Vic riesce a stare, si alleggerisce, manda via la sedia a rotelle, la spinge proprio via e mi dice, cavolo, mi sono fatto proprio sovrastare da tutte le interferenze nella vita. Cioè, si rende conto ora che ha vissuto in balia delle situazioni esterne. Quindi man mano con gli anni è stato nascosta la sua vera natura e il suo vero desiderio di fare le cose, quindi è stato proprio pian piano, cioè vedo, lo vedo, no? Da piccolino, e man mano con tutte le interferenze, che è diventato molto più piccolo e poi sovraschiacciato da tutte le situazioni esterne, quindi proprio mi fa, vede questa cosa qua. Mm. Vuole lasciare un messaggio a Irma? Adesso vedo chiaro che avrei voluto viverti in un'altra maniera, avrei voluto godermi il tuo essere, ma non mi è stato possibile, mi sono fatto sovrastare da tutto quello che era esterno. Mm, mm. Se l'abbraccia e nell'abbraccio è come se lui sentisse, volesse sentire adesso la sua anima, no? Quindi il suo vero essere. Mm, mm. È una scena commovente. Sì, 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 molto bella, nel senso che si lasciano tutte e due molto andare e si sentono, sì, sono molto, si sentono proprio, cioè, in questo spazio eh, Irma sente la vibrazione di suo papà e suo papà la vibrazione di Irma. Mm. Allora, apriamo il portale aureo. Prima di salutarlo, Mhm. invitiamo sotto i suoi occhi tutti i parenti di Irma, quindi anche i suoi, di tutte le generazioni. Facciamo il solito sciame di disincarnati. Mhm. Mm. Sì, 95 ne sono arrivati. Mm. Solo? Mm. Se sono i parenti di Irma, sono anche della parte della madre, eh? Sì, 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 ma Lì non arriva molto, no. cioè arriva tutto il ramo paterno. No, no, più o meno più paterno, però tipo due terzi papà e un terzo da parte della mamma, ma non sono arrivati molti. Questi qua sono arrivati. Sai, ci sono molti, sono stati, li abbiamo mandati via. Sai che avevamo fatto quel lavoro sulle... Mm. Ah, Globalmente. sì, Quanti? Più o meno, un centinaio, un sì, più o cinquantina. meno un centinaio, sì. Quindi sono un Sì, 190, un sì, 200. sì. Salutiamo il padre. Mhm.
Ecco, è andato. Chiuso il portale. Bene. Chi ha detto a Irma, a proposito della fiamma conosciuta 40 anni fa, presunta, morirete voi due nello stesso istante e lì vi ritroverete? Ma il solito... DL? No. Ma a me è venuto che lo diceva Ashtar Sheran, però adesso non lo vedo, quindi glielo deve aver detto prima, anni fa. Lo dico tra poco. Mesi fa. Allora hanno ripreso, è come se le avessero ripreso quella frase lì. Io vedo che le frasi prima gliele diceva Ashtar Sheran, ok? Uh-huh. Ed è come se adesso loro riprende le interferenze, sì, le DL direi, riprende le frasi che diceva Ashtar Sheran, cioè questa modalità di dirle le frasi per tenerla agganciata a quella cosa lì. Tentativo. Ok. È avvenuto proprio dopo la prenotazione. Ecco, infatti. Sì, sì, sì. Va bene. Causa esoterica D. Restare ferma, isolata. Sì, vedo l'entità mentale 2 e quella 5 là che un po' sta sbiadendo. Pochi soldi. Lei è in pensione, i soldi sono quelli. Sì, è Leonide che per tenerla ferma crea appunto queste situazioni esterne, tra cui anche quella economica di fare uscire i soldi in maniera che arrivi giusto giusto alla fine del mese. Relazioni sentimentali nulle. Sì, vabbè, questa sua idea che sta bene da sola ovviamente non le crea. Questo è abbastanza palese. Questa sua paura, la paura che abbiamo visto prima, è la sua paura di essere trascinata. Quindi tendenzialmente lei cerca di tenere tutto sotto controllo, no? Quindi se lei vive liberamente, non riesce più a tenere sotto controllo e quindi la sua paura è quella di essere travolta dai sentimenti, no? Dai sentimenti dell'amore e quindi si è autoconvinta che sta bene da sola, quindi ovviamente non ci sono relazioni. Problemi alla vista. È l'impianto mentale, quell'impianto mentale che vedo che anche che ogni tanto quando gli arriva l'acufene, che poi lei riesce a mandare via, l'impianto mentale lì dà anche problemi alla vista. Problemi alle gengive. Allora, è sempre quell'impianto lì, perché no, questo ombrello che prende un po' tutto. E quell'impianto lì però è come se fosse attivato, posso dire così, da questa sua, sì, è attivato dalla parte di scarsità economica. Ok, i denti sono sempre relativi al boccone, no? Quindi a trattenere il boccone o a prendere il boccone. E diciamo che l'impianto mentale viene attivato dalle situazioni che Leonide le crea di scarsità economica e quindi la sua sensazione è la sensazione che le fanno provare è proprio quella di non riuscire a prendere il boccone, a trattenere il boccone e quindi è una continua attivazione di questo tipo. Acufene all'orecchio sinistro. Quando si presenta, lei dice non lo voglio e scompare. Sì, riesce tanto, l'ho visto adesso mentre guardavo appunto questo impianto con tutti i sintomi. Riesce a farlo con l'orecchio perché è un sintomo molto evidente
e quindi lei presta subito attenzione, ne è consapevole e riesce a mandarlo via. Per quanto riguarda le gengive e la vista, non è così evidente quando si attivano e quindi non riesce a controllarli. Mhm. Dovrebbe, dovrebbe fare attenzione e vedere se vede la differenza, cioè quando guarda vede tanta differenza tipo tra un'ora e un'altra, ok? Quindi lì può dire no, io non lo permetto e quindi poi riesce a rivedere. E con le gengive, quando le sente un po' più sensibili, dire non lo permetto e così si A, lu- sblocca. a luce valgo, specialmente uno dei due, ma tutte e due. Sono quei due impianti che ho visto prima, li ho proprio visti, lungo proprio le due alluci. Va bene. Mm, mm, mm. Irma è una che ha capito che gli impianti tolti portano alla soluzione del problema. Poi, Mm. chiaramente, un problema, non so, di stipsi intestinale si risolve così. Un problema di alluce valgo si può risolvere magari andando da un podologo, no? O comunque facendo dei trattamenti, delle operazioni, Sì, delle poi calzature differenti e quant'altro. mm. Ma, cioè, sempre azione, 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 Sì, sì, azione. No, assolutamente. magia, Sì, magia, sì, magia, sì. magia. No, Soprattutto nelle questioni fisiche. soprattutto per quanto riguarda le ossa, se poi è tanti anni, quindi l'osso ha preso quella posizione lì e quindi magari con un po' di riabilitazione riesce a modificarlo, ma se è troppo ci vuole proprio magari un intervento, però sicuramente non peggiora, ecco, quello è sicuro. Scarsa argomentazione. Cause esoteriche. Sì, allora, entità mentale di livello 2 e di livello 3. Proprio come se le mettessero un muro tra la memoria, quello che le fanno credere che sia la memoria, in realtà è la sua essere molto animica e quindi è come se fosse, si sentisse spersa tra le nuvole e poi le viene detto, tra virgolette, che le manca la memoria e il fatto che le creano questa timidezza, facendole credere che è inadeguata, fa sì che lei metta un muro proprio. Mente appannata. Entità mentale di livello 3. Ok. Intestino l'abbiamo visto. Mm. Macchie sul viso. Allora, questa sua insicurezza, ok, fa sì che lei è come se, eh, provo a spiegarlo, è come se lei utilizzasse la pelle del viso, ok, Mhm. per creare il contatto con le persone all'esterno. Ok, quindi eh, direi lei ci mette la faccia nelle relazioni, ok? Mhm. Quindi nel momento in cui lei ci mette la faccia, ma le sue entità mentali fanno sì che lei metta al muro, non c'è il contatto e questo fa sì che la sua pelle reagisca così, facendo delle macchie. Mm. Detto, posso dirlo, secondo cioè, tradotto con le cinque leggi c'è un conflitto di separazione, no? Quindi non riesce ad avere il contatto con le altre persone, mettendoci la faccia. Va bene. Vabbè, poi c'è la gatta. Chiama la gatta, mettila nel cinema. La gatta è una gatta. Mm. Sì, infatti, cioè più che la gatta che interferisce, sono state le figlie che hanno interferito. Adesso Sono- la gatta diventa un motivo per cui lei non può viaggiare, non può muoversi. Allora gliela ridà- gliela gliela deve ridà alle ridare alle figlie. figlie. Mm. La gatta torna dalle figlie. Esatto. Si prende una cat sitter. Mm. Trova una soluzione. Mhm. Si sposta da Elena. Sì, tanto ormai Tanto qua abbiamo. il rosso se la mangia, ma vabbè, Mm. aveva Vabbè. fame. Mm. Carino lui. Va bene. Mhm. Cosa vuole fare Irma? Cluster, cluster. È sicura? È molto decisa, molto decisa.
Ma non è che Mi magari lo sono facciamo un'altra rotta le volta. palle, ha detto. Oh. Ok, e non dovevi attivare il microfono, Irma, ma te lo disattivo io adesso. Comunque, questa era la risata di Irma. Non so perché si è disattivato il microfono, ma perché ogni tanto scompari, non ho capito. Comunque stava ridendo, questa era la risata di Mm. Irma. Sì. Andiamoci. Mhm. Entra con molta decisione, quasi buttando giù un'ipotetica porta. Mhm. Sì, c'è un piccolo accumulo di contratti in un angolo, sono quelli che sono stati riformati e ricreati. Mhm. Sono come se fossero molto strane, come se fossero delle sculture di legno che hanno la forma di un arcobaleno ma a metà, quindi un quarto, no? Così, Mhm. dove si vedono solo le strisce ma non sono colorate, sono color legno. Una cosa molto strana. Apre il Via tutte. portale C'è una definitivo. porta del cluster, hai detto? Allora, più che una porta, sì, allora nel suo caso si è creata perché lei aveva proprio la foga di aprirla in maniera molto determinata, no? Quindi è come se ci fosse stato questo arco e c'era tipo un portone che lei ha aperto proprio in maniera determinata. Di solito io vedo come se fosse quasi come se fosse l'entrata di una grotta, potrebbe sembrare, no? Mm. E quindi vedo come se ci fosse una parete con un semicerchio, ok? E si entra e c'è questo spazio che proprio sembra quasi infinito. Mm. Mhm. Nel suo caso invece è come se avesse messo proprio un portone per far vedere la sua determinazione ad entrare e togliere tutto. Mm. Via tutti i contratti. Ok, chiuso. Lei la detta non lo sa già creare, infatti lo crea subito. Mhm. Allora ne fa due, mi dice, perché quello dove lo spazio che avevamo liberato l'altra volta non c'erano ancora gli ad eternum, ne faccio due così sono più Mm. sicura che anche là funziona. Mhm. E quindi ne ha messi due. Ok, sì, Messi? sì, sì. Avatar. Irma, tu mi stai scrivendo, ma io non vedo niente ancora. Ok. No, perché è lunga, forse. Ma mandamene di diverso, perché sennò poi non faccio in tempo a leggere. Avatar. C'è Mhm. qualcosa? Immagino di sì, ma forse non completo. Esatto, ci sono degli spicchietti, due spicchietti. Portale definitivo. È quello che facciamo. Mettendo una ad eternum lì, metti un sole, metti un generatore di alta frequenza. Se domani ti venisse voglia di mettere un nuovo contratto e decidere di fare l'esperienza che ti cadono tutti i capelli, no? Con un ad eternum lì è un po' dura perché è come mettere, non lo so, una pianta che cresce al buio in un posto dove c'è un grandissimo sole e non si può fare
altrimenti non si può mettere una serra nera sotto la quale metti la pianta che cresce al buio. Perché di fa, che chissà perché è venuto questo esempio, comunque, comunque, cioè, è come metti in qualche modo un elemento che impedisce a qualunque entità di entrare, di dire, di fare, di disfare, anche se poi alla fine tutto dipende da te, quindi tu potresti anche un domani togliere la Eternum lì, decidere di diventare calva e depressa e, so, e vai lì, togli il tuo ad Eternum e ci metti il contratto, vuoi essere calva e depressa. Tutto sempre può essere. Anche lì non si subisce il fato dell'ipnosi di Elena e Lucio, si crea la propria realtà, ci si dà da fare, ci si dà da fare. Tutti quelli che pochi per fortuna ora, mi scrivono, Bibba è tornato, cosa hai fatto? Niente, ecco, ti sei dato la risposta. Ma io non posso, io non voglio, io no, scuse, 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 scuse. E se non vuoi fare niente, non fai niente, non ottieni niente. Ad esempio mi viene in mente, hai una pensione, è quella, boh, magari, non so, lavori a maglia, fai dei cappelli in inverno, che ne so, no? Può essere un modo per adoperarsi. E, mm, no? È la babysitter, anche per le tue figlie. Sì, va bene, però mi date anche qualcosa. Che ne so. Avatar, quindi. Sì, ha già aperto il portale definitivo, ha già buttato dentro l'avatar, ha chiuso. E adesso sta facendo la Eternum. Sì, quello che mi fa vedere Irma in eterico e che vuole dire a Irma, cioè se stessa, tornerò spesso è come se volesse andare a controllare che la Determinant Cluster e all'avatar funzioni ancora tanto, cioè che abbia ancora tante vibrazioni, no? Quindi si è detta tornerò spesso a rimetterlo e a rigenerarlo, così sono sicura che funziona. Sì. Va bene, quindi l'ha messo. Sì. Benissimo. Falco, Leone e DL, ci sono ancora? No, Entità mentali 2, 3, 5. no, Ok. Impianti. no. Qual era il nome del nuovo progetto e se c'è ancora? Pianificazione. Cioè rendere tutto piatto. Piattificazione. Ecco. Nome della PS di Irma. Ciuffo d'erba. Nome della PE. Sfera luminosa. Nuova vibrazione. 185 miliardi. Grazie. 10 volte tanto, nuova consapevolezza. 183. PS. 63. Era meglio prima, che era già a metà. Vite precedenti, vabbè, ma è molto relativo. PS, PE, possono Sì, cambiare domani, tra un'ora. Quando uno si sente molto animico, quando uno si sente poco animico. Sì. Tori. Vite precedenti. 1583. Cervello. 9.4. Messaggio finale di Filo d'Erba a Irma relativamente a tutto, a cosa fare, bla bla bla, la fiamma, le capacità medianiche, l'aumento del cervello in concomitanza con le capacità medianiche, tutto. Vai.
Allora, il filo d'erba, io sono filo d'erba ora e sono in grado di, tu sei in grado di sentirmi. Io comunico con te spesso attraverso dei segnali, attraverso anche delle parole. Il filo d'erba, deve diventare un prato, il tuo prato infinito di quello che tu vuoi creare. Il verde è il verde della tua prateria e dove tu ti sentirai libera di fare tutto quello che ti va. Eh, Sai benissimo come fare per vedere tutto, per vedere oltre. Vai solo nel ricordo di quando eri bambina. Ora sai anche che il potere è il tuo e quindi come con quello che fai quando hai l'acufene, lo puoi fare ogni volta che senti la paura e quindi lo puoi dire io non lo permetto e in questa maniera la paura va via. Ehm, per l'aumento del cervello, dice assolutamente quando inizierai a vedere di nuovo il tuo cervello lavorerà molto di più. Tieni sempre le vibrazioni molto alte, tu gli ad eternum li sai fare perfettamente e questo può aiutarti ad aumentare le vibrazioni, quindi allenandoti proprio a fare, mi fa vedere lei tipo che proprio crea delle sfere così. Ok, ma mi fa vedere anche che per concretizzare questa cosa, è come se lei dovesse creare delle sfere. Mi, mm, mi fa vedere, sai, come si chiama? Ehm, quando, quel bricolage creativo che fanno con le cose in Meccano. polistirolo. No, no, Ah, sai. ok. Le sfere, i Sì, coni, sì, che poi vengono o dipinti o ricoperti, non so se è decoupage. forse. Vabbè, ok, quella roba lì. Comunque, proprio fare le sfere così come vuole lei e metterle nei vari posti. Vedo in casa magari appenderlo vicino a una finestra, metterlo in bagno oppure in sala a seconda del colore, ok? Mhm. Questo per allenarsi proprio a fare, ad alzare le vibrazioni. Mm. Allora, la vedo all'aperto. Mm, è come se imparasse ad avere il contatto con gli animali selvatici, quindi con gli uccellini, all'aperto, la vedo all'aperto nei boschi, che inizia ad avere il contatto con gli animali. Ehm, per quanto riguarda la parte economica, sì, a fare qualcosa in più nel suo tempo libero, fare dei lavori che le piacciono, eh, Che non debbano essere assolutamente. visti come lavori, No, ma come esatto. faccio qualcosa, mi riempio la Sì, giornata, mi rendo esattamente. utile a me stessa, no? Sì, Poi se con aiuto una una ricompensa. mamma, bravo, se aiuto una mamma a tenerle il figlio o una persona a tenerle il gatto, il cane, Mm, eccetera, meglio ancora, sono anche più sì. contenta. Però mi sento, già alla fine della giornata lei si domanda cosa ho fatto oggi? Ho fatto delle cose che possono avermi dato delle soddisfazioni, no? Sì, assolutamente. Va bene, ma la rubrica Susanna Agnelli su oggi, no? Caro lettore, con il buon senso di Susanna Agnelli. Mhm. Va bene, come la vedi? La vedo molto leggiadra, direi, nel suo prato. È come se invece che strappare i fili d'erba, è quasi come se lei li mettesse, no? E crea il suo prato, che è quello che lei vuole nella sua vita. Mm. Come vedi la fiamma? Infatti stavo per dire, se lei continua a mettere i ciuffi nel prato, vedrà che gli passerà anche la paura verso la relazione e mettendo i ciuffi nel prato, riuscirà sempre a focalizzare sempre di più la sua fiamma ideale e con questo la creerà. Ecco perché il Ecco. filo d'erba. Sì, 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 esatto. Mm. Quindi il nome della PS è legato al progetto Fiamme.
Sì, Se lei fa assolutamente sì. dei passaggi giusti è in tempo, cioè Sì, lo può sì, fare, nel lo senso può è fare. deciso, Sì, 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 assolutamente. ha deciso per questa vita, è proprio Sì, deciso. sì. Va bene, disconnettiti da tutto e tutti.